Ed eccole qui, 8 hardtail, quindi senza ammortizzatore centrale, per un valore che parte da 2.000 fino a un massimo di 2.500 euro. Giant Talon E Plus One, 2.499 euro. Giant Talon E Plus 2, 2.399 euro. TOC MIG Hat da 1.950 euro. Rock Rider EST 900, 2.099 euro. Bulls LT Evo CX da 2.499 euro. Orbea Keram 30 da 2.399 euro. La Pierre Overvolt HT 5.4 2.499 euro e per ultima iBike R7 4 da 2.399 euro. E scopriamo quale di queste biciclette monta il motore migliore. Come sempre utilizzerò il metodo di assegnamento delle stelline da 1 a 5, dove 5 è il miglior voto. 3 stelline se la giudica la Orbea Keram 30, che monta un Bosch Active da 40 Nm. È il motore col minor numero di Newton metro dell'intero lotto. 4 stelline se la giudicano la Giant Talon E Plus One e E Plus 2, che montano entrambe un Yamaha Sync Drive Core da 50 Nm. Con 4 stelline troviamo anche la Rock Rider EST 900, che monta un Brose T da 70 Nm. Anche se Newton vanno ad aumentare, ci avrei visto meglio un Brose Drive S. Anche TOC con la MIG Hat si aggiudica 4 stelline e qui troviamo un motore Shimano Steps E7000 con 60 Nm. La Lapierre Overvolt HT 5.4 monta un Yamaha PV-TE da 60 Nm e anche in questo caso ho dato 4 stelline, così come la iBike R7 4 che monta un Bosch Performance Line da 65 Nm. E 5 stelline se la giudica la Bulls LT Evo CX perché monta un motore di ultima generazione Bosch Performance Line CX da 85 Nm ed è anche il motore più potente dell'intero lotto. E passiamo alle batterie. Si aggiudicano 4 stelline la Bulls, la Orbea, la iBike e la Lapierre perché hanno tutte una batteria con capacità da 400 Wh. Mentre 5 stelline le ho date alle 2 Giant, alla TOC e alla Rock Rider, perché tutte queste montano batterie dalla capacità di 500 Wh. E passiamo alla trasmissione, tutte montano una trasmissione Shimano. 4 stelle le ho date a quelle che montano una cassetta a 9 velocità, e sono la Bulls, la iBike, la Lapierre e la Giant Talon E Plus 2. 5 stelle vanno invece alla Giant Talon E Plus 1, la TOC MIG Hat, la Rock Rider EST 900 e la Orbea Keram 30. Tutte montano un Shimano Dior a 10 velocità con cassetta 11,42. E passiamo alle forcelle. Ben 7 modelli su 8 montano forcelle SR Suntour. 2 stelline le ho date a Bulls, Orbea e la Giant Talon E Plus 2. Queste 3 bici montano una forcella con escursione da 100 mm. E montano il modello Suntour XCM e X1 che sono i modelli veramente base. Con 3 stelline troviamo la Giant Talon E Plus 1, la Lapierre Overvolt e la iBike R7 4. Anche queste montano SR Suntour. La XCR 32 viene montata dalla Giant Talon con un'escursione da 100 mm. Ho dato 3 stelline, anche se ho un'escursione da 100 mm, perché è il modello superiore alla XCM e la XCR 32. La Lapierre e la iBike invece montano un XCM, però con una escursione superiore alle altre, infatti qui l'escursione è da 120 mm. Con 4 stelline troviamo la TOC MIG Hat, che monta una Suntour XCR 34 questa volta, con un'escursione da 120 mm. E con 5 stelline troviamo la Rock Rider, che monta la forcella di maggior qualità, una RockShox Judy con 120 mm di escursione. E passiamo ai freni. A tutte ho dato 5 stelline. Ben 6 modelli su 8 montano freni Tektro e solo 2 dei Shimano. I modelli che montano Shimano sono la Orbea e la Lapierre. Sono tutti comunque dei modelli base. Notiamo alcune distinzioni sulla dimensione dei dischi, per esempio la TOC MIG monta un 200 mm all'anteriore, mentre la Giant Talon E Plus 2 monta 160 mm all'anteriore. Non ho dato una stellina in più alla TOC rispetto alla Giant perché il modello del freni Tektro non era riportato. Ruote a gomme. Ho assegnato 5 stelline a tutte le bici che montano copertoni Maxxis, Schwalbe e Kenda e sono le 2 Giant Talon, la TOC MIG, la Orbea Keram e la Lapierre Overvolt.
Questo perché reputo questi copertoni di livello superiore rispetto agli altri. Quindi Rock Rider, Bulls e iBike si aggiudicano 4 stelline. E così siamo arrivati alla classifica finale e vediamo che al quarto posto al pari merito troviamo con ben 24 stelline la Bulls LT Evo CX, la Orbea Keram 30, la iBike Hard 7 4 e la Giant Talon E Plus 2. Al terzo posto troviamo la Lapierre Overvolt HT 5.4 con 25 stelline. Al secondo posto la Giant Talon E Plus 1 con 27 stelline. E al primo posto, a pari merito, la Rock Rider ST 900 e la TOC MiG Het con ben 28 stelline. Ed eccole qui le due vincitrici della mia personalissima graduatoria, la Rock Rider e la TOC, con tutte le specifiche una a fianco all'altra. Come potete vedere la TOC costa 150 euro in meno rispetto alla Rock Rider e anche come linea le due bici si discostano notevolmente. Sarebbe bello sapere nei commenti quale sarebbe la vostra preferita e nel caso conosciate altri marchi o altre bici dello stesso budget sentitevi liberi di proporle nei commenti. E con questo è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!